Esagramma 7. L'esercito. Sentenza. L'esercito, disciplina sotto il comando di una persona esperta. Salute senza macchia. Il segno mostra acqua sotterranea che non si vede ma si accumula in attesa. La forza militare di un popolo è invisibile in tempo di pace ma si mostra al momento opportuno. Perché una massa di uomini diventi un esercito è necessaria disciplina e un comandante esperto che organizzi le truppe senza usare violenza. Una guerra è sempre un pericolo e porta con sé danni e devastazioni, non va mai intrapresa alla leggera, ma come estremo rimedio. Per evitare che le passioni di tale violenza producano ingiustizia bisogna agire con perseveranza ed equilibrio. Una guerra deve essere combattuta solo per un fine giusto e con i giusti mezzi, altrimenti reca solo sciagure. Immagine: nel grembo della terra vi è l'acqua. La persona nobile nutre ed educa il popolo e il risultato sarà accrescere le sue masse. Chi è magnanimo verso il popolo ne guadagna l'amore. Serie: quando vi è lite le masse di certo si sollevano. Perciò segue il segno, l'esercito. Le 6 linee. Prima linea: un esercito deve marciare in buon ordine. Se gli ordini dati non sono saggi vi sarà sciagura. Soprattutto all'inizio di una campagna militare, deve regnare il massimo ordine, le motivazioni per intraprenderla devono essere giuste e condivise. La strategia deve essere ben studiata, altrimenti l'insuccesso è inevitabile. Seconda linea: signora dell'esagramma. Il condottiero è al centro dell'esercito. Salute e nessun errore. 3 volte il re gli conferisce onorificenze. Un buon comandante deve stare in mezzo ai suoi uomini e condividerne la sorte, da lì può guidarli al meglio e ispirarli. Questo gli viene riconosciuto e dato merito. Terza linea: cadaveri sul carro. Sciagura. Quando al posto di comando ci sono troppe persone e nemmeno capaci, ne consegue un disastro. Se non ci sono direttive chiare e condivise non è possibile altro risultato che una sciagura. Quarta linea: l'esercito si ritira. Nessuna macchia. Una ritirata disciplinata di fronte a forze soverchianti non è segno di debolezza ma di accorto comando. Questo è il giusto modo di agire. Non è affatto un segno di coraggio o di forza voler accettare battaglia in queste condizioni. Quinta linea: signora dell'esagramma. Nel campo vi è selvaggina. Propizio catturarla. Senza macchia. L'anziano conduca l'esercito, il giovane conduce cadaveri e allora perseverare reca sciagura. Se nel conflitto si ha l'occasione di catturare dei nemici è bene farlo ma senza voler strafare. Un comandante esperto lo comprende ed evita errori, mentre uno inesperto, inebriato da un'apparente facile vittoria, proseguendo nell'azione conduce al disastro. Sesta linea: il grande principe emana ordini, fonda stati, infeuda famiglie. Uomini comuni non vanno impiegati. Alla fine la guerra è vinta ma bisogna fare attenzione. Un buon capo sa come organizzare anche la vittoria, dando premi a tutti quelli che lo hanno sostenuto ma stando attento a dare incarichi di responsabilità solo a coloro che sono capaci di gestirli, gli altri vanno premiati in altro modo, per evitare abusi.